Ciao a tutti, benvenuti su Cose Cinesi. Questa è la E-Bike EC1, design raffinato, tecnologia all'avanguardia, sicuramente un'ottima bicicletta per la mobilità urbana. La E-Bike EC1 si distingue immediatamente per il suo design pulito e minimalista. Il telaio in alluminio 6061 è un piccolo grande capolavoro con saldature praticamente invisibili che gli conferiscono un aspetto che mi piace definire monolitico. La finitura generale è di altissimo livello, impeccabile, e la bici è disponibile in 3 colorazioni differenti: un accattivante turchese, che è quella che ho io, un elegante nero e un classico bianco. La vernice opaca non è solo bella da vedere, ma è anche resistente, segnale che il produttore ha impiegato materiali di qualità. E a proposito del produttore vi dico che E-Bike è un marchio sì cinese ma con distribuzione americana ed europea. Se cercate online troverete il sito internet di E-Bike, veramente fatto molto bene, e numerose testimonianze di acquirenti che hanno preso i loro modelli, che non sono i soliti modelli ribrandizzati tutti uguali. E-Bike fa delle biciclette personalizzate e le progetta in autonomia. E un'altra cosa, prima di accettare di fare la prova di questa EC1 mi sono fatto garantire dal produttore che è sempre disponibile a disposizione in caso di problemi o necessità, a farsi carico delle spese per aggiustare la bicicletta se ce ne fosse necessità, oppure anche eventualmente alla sostituzione. Un dettaglio che colpisce è l'integrazione perfetta della batteria nel tubo obliquo del telaio. Non è solo in tinta con il resto della bici, ma si fonde così bene con le linee del telaio stesso da essere quasi invisibile. Questo contribuisce a dare alla EC1 un aspetto più simile a una bici tradizionale piuttosto che a un e-bike. Il design però non ha rubato importanza alla funzionalità. Il telaio è progettato per supportare un carico fino a 150 kg, dimostrando robustezza oltre che bellezza. La cura dei dettagli si estende alla gestione dei cavi, quasi tutti nascosti all'interno del telaio, una soluzione realizzata ad hoc da E-Bike per questa bici, con solo minima parte del cablaggio visibile sotto al manubrio. Un altro punto di forza della EC1 è il suo peso estremamente contenuto, solo 19,2 kg. Con una differenza di 4-5 kg rispetto alla concorrenza, straccia tutti i competitor a livello di leggerezza. Questo suo essere leggero si traduce in molta maneggevolezza, facilitando il trasporto della bici su scale o per caricarla in macchina. La combinazione di peso ridotto e geometria del telaio ben studiata rende la EC1 sorprendentemente agile. In città questa agilità si traduce in una guida fluida e reattiva, perfetta per destreggiarsi nel traffico o affrontare percorsi urbani tortuosi. Il cuore pulsante della EC1 è il motore brushless presente nel mozzo della ruota posteriore, 250 watt di potenza, stimata in 40-45 Nm, un motore che offre un'assistenza alla pedalata fluida e progressiva. L'intervento del motore è calibrato per essere naturale e graduale, si attiva dopo circa mezza rotazione del pedale, evitando partenze brusche e garantendo un'esperienza di pedalata più simile a quella di una bici tradizionale. La fluidità dell'assistenza è uno dei punti di forza di questa e-bike, rendendo piacevole davvero la guida a tutte le velocità. Un aspetto particolarmente apprezzabile della EC1 è il fatto di essere molto fluida in assenza di motore, in assenza di assistenza. Invece un aspetto favoloso di questa bici è la scorrevolezza. Cosa vuol dire? Dopo aver fatto un paio di spinte, quando si ha un po' di velocità e la bici va e si smette di pedalare, ha un rilascio veramente molto lungo. Se la lascio correre, infatti, come vedete, la bici va, scorre, che è un piacere. Non c'è nessun tipo di freno motore, non c'è niente che fa attrito e la bici va veramente molto a lungo, fate molta strada senza dover ricominciare a pedalare. La batteria è una Samsung da 360 Wh, 36 V, 10 Ah. Offre un'autonomia di buon livello. Nei test reali, con un uso misto dei livelli di assistenza, l'autonomia si attesta intorno ai 40-45 km, che rimane un risultato eccellente per l'uso urbano quotidiano. Ed ecco che a 45 km di percorrenza ho finito la batteria. Talvolta appare una tacca, talvolta esce errore, insomma la batteria è scarica.
Se siete più bravi di me, fate più percorrenza lineare senza fare 10.000 ripartenze, accelera e frena e metti la telecamera in una cosa e l'altra, probabilmente fate anche qualcosina in più di 45, ma non credo più di 50. Un punto a favore della EC1 è la batteria rimovibile. Questo permette infatti di ricaricarla comodamente in casa o in ufficio senza dover portare la bici intera vicino a una presa di corrente. Il tempo di ricarica completo è di circa 4-5 ore, un valore nella media per questa categoria di e-bike. La posizione di guida sulla EC1 è studiata per offrire un buon compromesso tra comfort e sportività. Il manubrio leggermente incurvato all'indietro permette una postura eretta ma non troppo rilassata, ideale per mantenersi vigili nel traffico cittadino. La sella, sebbene non particolarmente imbottita, offre un buon comfort per tragitti medio-lunghi. Le ruote da 28 pollici con pneumatici sottili contribuiscono a una guida fluida e scorrevole su asfalto. Nonostante l'assenza di sospensioni, la EC1 riesce a filtrare discretamente le piccole asperità del terreno. Su superfici più irregolari o pavè, tuttavia, le vibrazioni si fanno sentire, ricordando che questa è principalmente una bici urbana. Un aspetto interessante è la versatilità della EC1. Nonostante sia progettata principalmente per l'uso su strada, la geometria del telaio e le ruote da 28 pollici la rendono sorprendentemente capace su strade bianche o sterrati leggeri. Inoltre, la forcella e il carro posteriore offrono spazio per montare pneumatici più larghi, aumentando ulteriormente le possibilità di personalizzazione e adattamento a diversi tipi di terreno. Il sistema frenante della EC1 è uno dei suoi punti di forza. I freni a disco idraulici con dischi da 180 mm offrono una potenza frenante eccellente in tutte le condizioni. La modulazione è precisa, permettendo frenate controllate anche ad alte velocità o su superfici bagnate. Un piccolo neo è l'assenza di un sensore che disattivi il motore durante la frenata. Tuttavia la qualità dei freni compensa ampiamente questa mancanza, garantendo sempre un arresto sicuro e prevedibile. Il cambio Shimano Tourney a 7 velocità è una scelta affidabile e collaudata. Offre una gamma di rapporti sufficientemente ampia per affrontare la maggior parte delle situazioni urbane, dalle partenze da fermo alle discese veloci. Le cambiate sono fluide e precise, contribuendo a un'esperienza di guida senza intoppi. La corona anteriore da 42 denti, abbinata a una cassetta posteriore 14-28, offre un buon compromesso tra velocità massima e agilità nelle ripartenze. Questo setup permette di raggiungere la velocità massima preimpostata di 25 km/h con estrema facilità e sforzo realmente minimo, mantenendo al contempo la capacità di affrontare salite moderate con un po' di assistenza del motore. Facciamo una bella prova di accelerazione da fermo, rapporto 7, il più duro, velocità 3, assistenza maggiore. Do una mezza pedalata, eccolo che il motore comincia a spingere, continuo a pedalare, il motore spinge ed ecco che mi porta a 25-26, si arrivano anche a toccare i 27 km/h con il primo slancio, poi continuando a pedalare comunque la velocità si attesta all'assistenza 3 a 25 km/h. Invece adesso proviamo sempre nelle medesime condizioni, 7 assistenza massima 3, però con la bici sbloccata e vediamo a che velocità ci porta. Eccolo, il motore spinge, io pedalo un pochino, 23, 25, il motore continua anzi ad andare, 28, 29, 31 km/h, ho un po' il vento contro, comunque 31 km/h è la velocità massima. L'illuminazione è ben curata, con un fanale anteriore integrato nel manubrio e una luce posteriore a LED montata sul portapacchi. Entrambe le luci sono alimentate dalla batteria principale, eliminando la necessità di batterie separate. Un elemento che distingue la EC1 da molti concorrenti è la sua app dedicata. Questa applicazione per smartphone non solo permette di monitorare i dati di base come la carica della batteria e le statistiche di viaggio, ma offre anche un livello di personalizzazione sorprendente. Attraverso l'app è possibile ad esempio regolare il numero di livelli di assistenza da 3 a 5, modificare la sensibilità del sensore di pedalata e persino regolare la velocità massima di assistenza, ovviamente solo per uso su proprietà private. Questa flessibilità permette di adattare il comportamento
spostamento della bici alle proprie preferenze e alle condizioni di guida. Inoltre l'applicazione offre anche funzionalità di navigazione integrata con Google Maps e la possibilità di condividere i propri percorsi sui social media, aggiungendo un elemento di connettività e condivisione all'esperienza di guida. Sul manubrio le manopole in pelle vegana molto comode, cucite credo a mano, la leva del freno anteriore, il computerino qui, il selettore delle velocità più o meno che vi fa andare più o meno veloce, l'assistenza del motore più o meno veloce, il tasto M che se premuto ciclicamente cambia le informazioni presentate sul display, inferiormente il tasto di accensione e spegnimento della bici con una pressione prolungata, mentre con un singolo clic si va a accendere e spegnere il fanale, indicato anch'esso nel display. Il display risulta veramente molto ben visibile anche sotto la luce del sole, ci riporta la batteria, lo stato di carica con il voltaggio, il tempo dal quale la bicicletta è accesa, ci dice se i fanali sono accesi, la velocità istantanea, il livello di assistenza e poi le informazioni che possono essere ciclate premendo appunto il tastino M come vi ho detto. Sulla destra il campanello, il selettore del rapporto di cambio da 1 a 7, l'altra manopola e la leva del freno posteriore. Il sellino è quasi tipo da ciclista, comunque è abbastanza comodo sinceramente, lo direi quasi più comodo di altri molto più imbottiti. Lo ho gradito, sarà che è posizionato bene, ben inclinato, comunque non è stato fastidioso nel mio caso. Ha anche un catarifraggente nel tubo sella, nel reggisella che non è ammortizzato, la bici come vi ho già detto non presenta nessun tipo di ammortizzazione e nel retro c'è il portapacchi molto comodo, ha anche il fanalino connesso con il proprio cavo attaccato alla batteria principale della bicicletta. Se alla bici togliete il portapacchi diventa veramente molto somigliante ad una classica bicicletta gravel. In città la EC1 si trova nel suo elemento naturale. L'accelerazione è pronta ma non brusca, permettendo di tenere il passo con il traffico senza sforzo. I 3 livelli di assistenza di default offrono una gamma di opzioni per ogni situazione, ancora più flessibile se li impostiamo a 5 step tramite l'applicazione, permettendo di selezionare varie modalità di transito tra quella più risparmiosa di energia a quella alla massima potenza. Su salite moderate la EC1 se la cava abbastanza bene, il motore offre un'assistenza costante che rende le pendenze molto più gestibili. Su salite più ripide, oltre il 10% di pendenza per dire, potrebbe essere necessario un maggiore sforzo da parte del ciclista, ma questo è in linea con le prestazioni tipiche dei motori da 250 watt. Un aspetto interessante è la capacità della EC1 di affrontare terreni leggermente più impegnativi dell'asfalto cittadino. Su strade bianche e sterrati leggeri la bici si comporta sorprendentemente bene, offrendo stabilità e controllo. Questa versatilità la rende ideale non solo per i pendolari urbani, ma anche per chi ama esplorare oltre i confini delle città durante il weekend. La EC1 si posiziona come una delle e-bike più interessanti e complete oggi sul mercato. Combina infatti un design raffinato, prestazioni solide e una notevole attenzione ai dettagli in un pacchetto che soddisfa le esigenze di una vasta gamma di ciclisti urbani. I suoi punti di forza includono il design elegante e discreto, il peso contenuto, la estrema fluidità di guida e l'autonomia generosa. L'app dedicata aggiunge un livello di personalizzazione realmente visto in poche biciclette in questa fascia di prezzo. Ci sono ovviamente alcuni compromessi, l'assenza di sospensioni potrebbe non essere ideale per chi vive in città con strade particolarmente dissestate e il motore, pur essendo fluido ed efficiente, potrebbe risultare un po' limitato per chi vive in zone molto collinari. Tuttavia questi piccoli compromessi sono ampiamente compensati dalle numerose qualità della EC1. È una bici che si adatta bene a una varietà di situazioni, dalla commutazione quotidiana alle esplorazioni del weekend, offrendo sempre un'esperienza di guida piacevole e senza stress. In conclusione, la e-bike EC1 rappresenta un equilibrio quasi perfetto tra stile, funzionalità e prestazioni nel mondo delle e-bike urbane. È una scelta eccellente per chi cerca un mezzo di trasporto efficiente, ecologico e piacevole da guidare, capace di rendere ogni viaggio in città un'esperienza gratificante. Con la EC1 e-bike ha fatto veramente un ottimo lavoro a livello estetico e a livello di funzionalità, caratteristiche e qualità costruttiva. Mi sono divertito e ho apprezzato sinceramente le ottime qualità di questa bicicletta. Se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti, sarò contento di darvi le spiegazioni o rispondere alle vostre curiosità. Per qualsiasi altra informazione sotto e nella descrizione c'è il link al sito ufficiale e-bike con tutta una serie di informazioni aggiuntive sulla EC1 e potete vedere anche le altre colorazioni, una più bella dell'altra. Vi ringrazio se siete arrivati fin qua, schiacciate il mi piace e magari considerate di iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti e ci vediamo sempre qui su Cose Cinesi con altri video nei prossimi giorni. Al più presto, ciao a tutti da Diego.